Buongiorno. C'è un argomento che ovviamente purtroppo rimane drammaticamente attuale, che è quello della guerra nell'est dell'Europa, che però è collegato a Fatima, è collegato alla religione. Ne abbiamo già accennato in video precedenti, ma adesso voglio approfondire ancora ulteriormente, fornendo una serie di indicazioni che riguardano sia ciò che è avvenuto storicamente per quanto riguarda le consacrazioni, sia ciò che implica direttamente parti della Bibbia che sono citate all'interno di profezie o diciamo presunte profezie che vale la pena di prendere in considerazione perché sono molto curiose. Allora, tanto per riassumere, sappiamo che il 25 di marzo il Papa Francesco ha consacrato la Russia e l'Ucraina o Ucraina al cuore immacolato di Maria. L'ha fatto come risposta alla richiesta che la presunta Madonna o insomma quella signora venuta dai cieli avrebbe fatto a Fatima nel 1917, e quindi questa sarebbe però l'ennesima consacrazione. Però oggi vedremo come di consacrazioni ne siano state fatte parecchie, e vedremo anche alla fine che cosa dice in relazione al cattolicesimo e alla Russia un personaggio che da questo punto di vista è assolutamente insospettabile, un personaggio storico famosissimo che tutti conosciamo, ma dal quale ci si aspetterebbe di tutto meno che affermazioni come quelle che leggeremo. Allora, innanzitutto vediamo che di consacrazioni al cuore immacolato o al cuore di Gesù ne sono state fatte parecchie nel corso della storia. Nel 1885, quindi qui siamo ancora prima ovviamente delle cosiddette apparizioni di Fatima, Leone XIII ha consacrato il mondo intero al Sacro Cuore di Gesù. Poi c'è stata la richiesta del 1917 e nel 1930 Suor Lucia dos Santos, cioè uno dei tre bambini di Fatima, dichiarò di aver avuto un'apparizione di Gesù che disse che la Russia andava consacrata in quell'anno, cosa che però pare non sia stata fatta. Tant'è che poi nel 1942 Pio XII consacra il mondo al cuore immacolato di Maria, ma Suor Lucia disse che non era valida. Perché? Perché in sostanza non era stata fatta nelle modalità in cui era stata richiesta. Cioè mi sembra un po' come dire di assistere a dei problemi di ordine amministrativo burocratico nel mondo dell'aldilà, cioè manca un timbro, manca un visto, manca una firma, manca un documento per far andare avanti la pratica. Comunque fatto sta che Suor Lucia ha detto questo. Poi sempre nel 1942, sempre Papa Pio XII annunciò che la Madonna aveva detto ai pastorelli proprio in quel giorno che una guerra peggiore sarebbe venuta, quindi eravamo all'interno della seconda guerra mondiale e Pio XII dice che sarebbe seguita una guerra peggiore, e questa guerra sarebbe stata diffusa dal comunismo ateista, e che l'unico modo di salvare il mondo dalla distruzione, dalla collera di Dio, era appunto pentirsi, pregare il rosario e consacrare la Russia al cuore immacolato di Maria. Scusate, mi sono preso gli appunti perché le informazioni sono molto precise, comprese anche le fonti che vi dirò dopo, quindi preferisco leggere per non sbagliare. Nel 1952 sempre Pio XII consacra nuovamente il mondo al cuore immacolato di Maria, ma anche questa volta non viene ritenuta valida, sempre per insomma problemi diciamo così di forma. Nel 1964 Paolo VI consacra il mondo al cuore immacolato di Maria, ma di nuovo pare che non abbia avuto validità, sempre quella validità formale per l'amministrazione che c'è nel mondo dell'aldilà. Nel 1982 Giovanni Paolo II consacra il mondo al cuore immacolato di Maria, ma anche questa pare che non sia stata considerata valida. Nel 1984 Giovanni Paolo II consacra di nuovo il mondo al cuore immacolato di Maria, ma stavolta partecipano anche tutti i vescovi del mondo,
e Suor Lucia, di nuovo uno dei tre bambinetti, dice che finalmente questa era valida. Mentre i Fatima Crusaders, che sono cioè i crociati di Fatima, quindi questa organizzazione cattolica che fa capo, appunto, si ispira alla Madonna di Fatima, sostengono che non era valida perché il Papa non aveva menzionato espressamente la Russia o il popolo russo. Insomma, ci sono anche qui delle difficoltà nell'interpretare le varie consacrazioni e considerarle valide o no, cosa che direi spetterebbe semmai al cosiddetto Altissimo o quantomeno alla Madonna decidere se le consacrazioni erano valide o meno e decidere se insomma la parte formale è preponderante sulla parte sostanziale, insomma ciò che conta è l'intenzione di consacrare o fare in modo che ci siano tutti i timbri esatti sui documenti. Comunque questo è, e quindi vi sto raccontando un po' la storia. Nel 2022, allora, cioè adesso, Papa Francesco fa l'ennesima consacrazione e anche i Fatima Crusaders accettano la validità di questa consacrazione e la accettano anche nel loro sito ufficiale. Quindi, insomma, questa consacrazione della Russia atea che avrebbe portato il male in tutto il mondo, ma poi vediamo, tra poco vediamo un qualcosa che non ci aspetteremmo assolutamente. Questa consacrazione ha avuto una storia molto tribolata, molto, molto articolata, molto difficile da realizzarsi nella realtà. Peraltro questa non è, come dire, l'unica delle consacrazioni richieste, perché già una santa francese, Margherita Alacoque, aveva detto che in un'apparizione Gesù le aveva chiesto, o meglio, le aveva detto che sarebbe stato necessario consacrare la Francia al cuore immacolato e mettere l'emblema del cuore immacolato sulle bandiere, sugli stemmi, sui vessilli, eccetera, cosa che non è stata fatta. Poi è successo che un secolo dopo, Luigi XVI, quindi il re della rivoluzione francese, mentre era in prigione, viene informato di questo, che quindi c'era una consacrazione in attesa da un secolo, procede con questa consacrazione, però insomma pochi giorni dopo viene ghigliottinato e quindi poi tutto finisce lì. Ricorderete che la profezia di Fatima concerneva anche, nell'ultima parte della sua visione, un prelato vestito di bianco che Sor Lucia diceva ci pareva fosse il Papa, ma non ne eravamo sicuri, attraversa una città che è stata distrutta da bombardamenti, poi risale verso una montagna dove c'è una croce, seguito da vescovi, altri sacerdoti e fedeli, e vengono tutti uccisi. Ora quindi questa parte della profezia è stata interpretata in modo anche più generico come relativa in genere a ciò che è successo nel 1900, cioè quindi alla distruzione, al dolore, alla sofferenza, alle varie guerre, quindi senza un riferimento particolare e quindi in un certo qual modo è stata considerata un po' chiusa. In realtà a togliere questa convinzione è stato lo stesso Benedetto XVI, il quale, quando abbiamo parlato col professor Corrias, vi ricorderete, parlando appunto del codice Ratzinger, diceva che lui stesso avrebbe potuto essere teoricamente anche l'ultimo pontefice, quello delle profezie di Malachia. E proprio in riferimento alla profezia di Fatima, il Benedetto XVI ha detto: si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa, cioè non si è conclusa con il 1900, secondo Benedetto XVI prosegue ancora successivamente. E qui ritorno direttamente agli appunti perché ci sono cose dette dalla suora che vanno citate con precisione. Suor Lucia nel 1941, mentre illustrava di nuovo questa parte del segreto, aveva aggiunto una frase virgolettata detta dalla Vergine: in Portogallo si conserverà sempre il dogma della fede, eccetera. E poi dice che in sostanza
che se Roma continua la sua abominazione, cioè continua a vivere nel peccato, la città sarà distrutta. E dà un tempo e dice: se dopo 69 settimane che questo ordine sia annunciato non ci sarà il cambiamento radicale, appunto la città, cosiddetta città eterna, sarà distrutta. E qui Suor Lucia dice che la Madonna ha citato espressamente la profezia di Daniele 9, 24, 25, che adesso poi andiamo a vedere, ma completiamo ancora il discorso così le profezie le vediamo tutte assieme. Poi sempre Suor Lucia ha rilasciato un'intervista al padre Agostino Fuentes, che era allora il postulatore della causa di beatificazione degli altri due bambini che avevano assistito alle apparizioni di Fatima, e Suor Lucia in questa intervista dichiara: la Santissima Vergine ci ha detto che molte nazioni scompariranno dalla faccia della terra. Essa ha detto che la Russia sarà lo strumento scelto da Dio per punire il mondo intero, se prima non otterremo la conversione di quella disgraziata nazione. Poi c'è la pubblicazione ufficiale della biografia di Suor Lucia, che è stata curata dalle sue consorelle, e dove Suor Lucia fa un'altra descrizione, perché dice che ha avuto una visione dove dice la punta della lancia era come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse della terra, e la terra trema, montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti sono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, traboccano, inondano e trascinano con sé in un vortice un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. Dopo ho sentito nel mio spirito una voce che diceva: ci sarà una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa, santa, cattolica, apostolica. Ecco, questo sarà molto interessante per ciò che vi sto per dire tra poco in relazione a quel personaggio storico di cui vi ho anticipato prima. Adesso andiamo a vedere le profezie. Ecco, allora vi ho detto che Suor Lucia, citando la profezia della Madonna, ha richiamato la profezia di Daniele. La profezia di Daniele del capitolo 9, e l'ha richiamata quando Suor Lucia ha detto che ci sarebbero state 69 settimane di tempo per dare corso alle richieste della Madonna, perché altrimenti dopo la città di Roma sarebbe stata distrutta, quindi nella 70ª settimana. E dicevo che richiama espressamente questa profezia di Daniele del capitolo 9, che dice esattamente questo. 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e la tua città santa, per porre fine al delitto, per sigillare il peccato ed espiare la colpa, per far venire la giustizia eterna, per suggellare visione e profezia. Ora, qui cominciano un po' le confusioni con le profezie. Prima abbiamo visto che c'era un po' di confusione con, diciamo così, la perfezione burocratica nel fare queste consacrazioni, per cui alcune considerate valide, altre non valide. E qui c'è un po' di confusione nella lettura e interpretazione di queste profezie. Perché? Perché Daniele parla di 70 settimane. Ma gli stessi rabbini che cosa ci dicono di questa profezia? Qui siamo agli scritti del rabbinato che sono pubblicati negli Stati Uniti, qui scrivono soltanto rabbini docenti, e qui in particolare David Wolpe che analizza questa profezia di Daniele e ci dice alcune cose interessanti. David Wolpe è il senior rabbi del Sinai Temple di Los Angeles e parlando proprio di questa profezia di Daniele ci dice una cosa quantomeno curiosa. Dice che si rifà ad una precedente scrittura di Geremia, scrittura nella quale Geremia parla di 70 anni, cioè e si riferisce alla deportazione di una parte del popolo di Israele in Babilonia, dopodiché sarebbe stato liberato. Siccome ai tempi di Daniele, diciamo, all'autore del libro di Daniele pareva che la cosa non fosse ancora avvenuta, allora ci dice questo
Señor Rabbi, che l'autore del libro di Daniele ha recast, cioè ha rimaneggiato, ritoccato, rifuso, rimodellato questa profezia e da 70 anni l'ha fatta diventare 70 settimane di anni, cioè 490 anni. Quindi questa profezia delle 70 settimane sarebbe una invenzione per far quadrare i conti. Quindi in realtà qui bisogna dire che se è vero che la Madonna ha citato, la presunta Madonna ha citato questa profezia, beh, anche lei forse non aveva le idee chiarissime sul fatto che questa profezia, insomma, non era tale, ma parlava di 70 anni, almeno nella sua prima formulazione, che poi è stata rivista per far quadrare i conti, visto che nella realtà storica con i 70 anni i conti non tornavano. E quindi citano sia questo rabbino, sia Suor Lucia, sia la presunta Madonna, esattamente questa profezia che vi ho letto. Poi però qui abbiamo letto che Suor Lucia parla di devastazione e parla soprattutto dell'intervento di una nazione. Cioè Suor Lucia dice che Dio chiamerà la Russia e userà la Russia per purificare il mondo. Ora, questo sistema di Dio di chiamare una nazione per punire altre nazioni è ben presente nella Bibbia. Se noi prendiamo il libro di Isaia, nel capitolo 5, quando Yahweh esprime la sua condanna nei confronti del popolo di Israele, dice che a punire il popolo di Israele chiamerà un'altra nazione e dice egli alzerà un segnale a una nazione lontana e le farà un fischio all'estremità della terra ed ecco essa verrà veloce e leggera, le sue frecce sono acuminate e ben tesi tutti i suoi archi, gli zoccoli dei suoi cavalli sono come pietre e le ruote dei suoi carri come un turbine e si guarderà la terra. Ecco, saranno tenebre, angoscia e la luce sarà oscurata dalla caligine. E poi ancora, siamo nel capitolo 13, dove si parla appunto di queste distruzioni, e si parla di queste distruzioni ancora una volta a seguito di un'altra nazione che Yahweh chiama, in questo caso per che cosa? Nel primo caso ha chiamato Babilonia per punire Israele. Ed è quello che abbiamo letto. Poi succede che Babilonia, diciamo così, prevarica nella sua punizione nei confronti di Israele, quindi va un po' oltre quello che sarebbe il compito che le è stato assegnato, e quindi Yahweh cosa fa? Chiama un'altra nazione a punire Babilonia. Quindi in realtà questa cosa detta da Suor Lucia o in questa visione che ha avuto richiama direttamente, diciamo, quanto era abituato a fare Yahweh. Dice ecco il giorno del Signore arriva implacabile con sdegno, ira e furore per fare della terra un deserto, per sterminarne i peccatori. E qui abbiamo letto che c'è una lancia che tocca addirittura l'asse della terra e sconquassa tutto. E qui dice poiché le stelle del cielo e le loro costellazioni non daranno più la loro luce, il sole si oscurerà al suo sorgere e la luna non diffonderà la sua luce. Io punirò nel mondo la malvagità e negli empi la loro iniquità. E dice esattamente ecco io suscito contro di loro, cioè contro i babilonesi, i Medi. Qui si fa un po' di confusione perché in realtà poi i Medi nel frattempo erano già stati sconfitti dai persiani, quindi a punire Babilonia arrivano i persiani, ma insomma Medi e persiani poi spesso venivano confusi, quindi va bene così. Ecco io suscito contro di loro i Medi che non pensano all'argento né si curano dell'oro. Con i loro archi abbatteranno i giovani, non avranno pietà del frutto del ventre, i loro occhi non avranno pietà dei bambini. E qui ricordo il Salmo 137, quando ancora una volta, un salmo dove si parla di nuovo del canto dell'esule, quindi gli esuli israeliti che sono a Babilonia, e in questo canto soave rivolto a Dio si dice questa frase: figlia di Babilonia devastatrice, beato chi ti renderà quanto ci hai fatto.
beato chi afferrerà i tuoi piccoli e li sfracellerà contro la pietra. Quindi siamo nell'ambito di interpretazioni di profezie e di incroci di profezie che non sono così chiari, perché, ripeto, almeno quella di Daniele è contestata addirittura da rabbini che dallo studio storico-filologico dei testi ricavano questo rimaneggiamento. E quindi qui viene da chiedersi se il rimaneggiamento è un qualcosa che questa signora venuta dai cieli non conosceva, visto che secondo Suor Lucia sarebbe stata lei stessa a citare quel passo di Daniele. Però adesso andiamo avanti perché arriviamo a degli elementi, ad ulteriori conferme di altri personaggi che hanno parlato di queste profezie e di nuovo la Russia viene coinvolta e vedrete quanto viene coinvolta. Allora abbiamo visto che compito dovrebbe svolgere la Russia secondo Suor Lucia, ma non è la sola, perché poi in Russia dovrebbero succedere delle cose che hanno veramente un po' dello strabiliante, perché ad esempio nel secolo scorso, cioè 1900, l'arcivescovo Fulton Sheen, che è diciamo anche lui in corso di beatificazione, almeno non ho seguito tutta la causa, quindi magari può darsi che nel frattempo l'abbiano già anche beatificato, non lo so, ma lui profetizzò che un giorno anche la piazza rossa di Mosca si sarebbe chiamata Piazza Bianca, cioè in Russia ci sarebbe uno stravolgimento totale per cui passerebbe da quello che era l'ateismo comunista al bianco del cattolicesimo. Ma non è il solo, perché padre Massimiliano Kolbe, che era un sacerdote polacco, un francescano, santificato, morto in un campo di concentramento nazista, morto perché c'era stata una ribellione. I tedeschi avevano preso 10 ostaggi e li avevano messi dentro quello che chiamavano il bunker della fame, cioè li mettevano lì e li lasciavano morire di fame e di sete, e padre Kolbe ha chiesto di poter sostituire uno di questi 10, che era un padre di famiglia che aveva 3 figli, e quindi l'ha sostituito ed è morto in realtà non per fame e per sete, perché i tedeschi non sopportavano il fatto che lui continuasse a pregare, a esprimere la sua fede, eccetera, e l'hanno poi, mi pare l'abbiano poi fucilato. Ma padre Kolbe, che ha viaggiato per tutto il mondo nelle sue opere di missionariato, è stato anche in Giappone e durante uno di questi viaggi per il Giappone è passato per Mosca e ha detto: un giorno l'Immacolata regnerà sul Cremlino e dal Cremlino sul mondo intero. Quindi siamo di nuovo al coinvolgimento della Russia, al coinvolgimento in queste profezie e al fatto, insomma, che questa Russia avrebbe un compito particolare da svolgere, al termine del quale il cattolicesimo avrebbe trionfato anche sulla Russia e quindi sul mondo intero. E quindi qui siamo di fronte alle profezie, ad esempio, di Malachia che parlano della fine di Roma. Qui siamo invece a delle profezie che ci dicono che il cattolicesimo governerà sul mondo intero, tant'è che sempre Pio XII, che ho già citato precedentemente, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale diceva: preghiamo con animo semplice e instancabile la Madre di Dio, che il popolo russo venera e moltissimo ama, affinché intervenga per i desolati figli nel più breve spazio di tempo possibile e realizzi il magnifico dono di Dio, la libertà di professare la fede. E come ho detto, nel 52 il Papa ha consacrato al cuore immacolato di Maria la popolazione e in quell'occasione disse: passerà questo tempo e la fede ritornerà a splendere in Russia e un giorno la sua fulgida luce si vedrà da occidente a oriente. Quindi Fulton Sheen, l'arcivescovo, Pio XII che parla della fede che si instaura definitivamente in Russia, padre Massimiliano Kolbe che dice che insomma la Madonna Immacolata trionferà sul Cremlino e dal Cremlino trionferà su tutto il mondo. Siamo di fronte veramente a tutta una serie di
indicazioni che sembrano andare in una certa direzione, mentre a questo punto, se sono vere le profezie di Malachia, Roma scompare, e se è vera anche la profezia delle 69 settimane a questo punto, espressa attraverso Sor Lucia dalla Madonna, anche lì dopo le 69 settimane Roma dovrebbe scomparire. Insomma, è difficile districarsi all'interno di tutte queste affermazioni, ma adesso andiamo a vedere un'affermazione da un personaggio assolutamente insospettabile, e qui vi citerò tutte le fonti proprio perché la persona da cui arrivano queste affermazioni è una persona di cui si dice, beh, insomma, non credo che possa aver detto queste cose. E si tratta espressamente di Vladimir Ilich Ulyanov, detto Lenin. Allora vediamo che cosa avrebbe detto Lenin. L'avrebbe detto a un suo amico di lunga data, Viktor Bede, e queste affermazioni sarebbero state pubblicate dall'Osservatore Romano nel 1924. Dico sarebbero perché non ho avuto modo di confrontare di vedere direttamente sull'Osservatore Romano, e quindi vi cito tutte le fonti che hanno fatto uso di queste affermazioni. Intanto se ne è scritto nel 1977 su una pubblicazione cattolica tedesca, dove il vescovo di Ratisbona Graber citava appunto questi articoli di Victor Bede e diceva che sono assolutamente veritieri. Poi sono stati utilizzati dal giornalista tedesco Stele in un volume dal titolo La Ostpolitik del Vaticano, citati dall'Avvenire nel 2007, citati dallo storico Kaminsky nel volume I campi di concentramento dal 1896 a oggi, citati dal vaticanista Trasatti nel libro La croce e la stella. E quindi, diciamo, il vescovo di Ratisbona appunto diceva non esiste alcun dubbio sulla loro autenticità. Allora, che cosa ha detto Lenin? Tu sai, parlando all'amico, che la mia malattia mi porterà presto alla morte e mi sento abbandonato nell'oceano di sangue di infinite vittime. Per salvare la nostra Russia ciò è stato necessario, ma è troppo tardi per cambiare ora. Avremmo bisogno di 10 Francesco d'Assisi. L'umanità percorre la via sovietica e fra 100 anni non esisterà altra forma di governo. Padre Kolbe aveva detto la Madonna trionferà sul Cremlino e dal Cremlino su tutta la terra. Lenin ancora diceva sotto le macerie delle attuali istituzioni vivrà ancora la gerarchia cattolica. Nel prossimo secolo, cioè questo, ci sarà solo una forma di governo, quella sovietica, e una religione, la cattolica. Perché? Perché la forza di questa Chiesa è totale, è una forza morale e non estorta, e l'umanità ha bisogno dell'una e dell'altra potenza. Cioè, secondo Lenin, a governare il mondo sarà un sistema di tipo sovietico dal punto di vista laico e il sistema religioso cattolico. Così avrebbe detto, così sarebbe stato pubblicato negli articoli dell'Osservatore Romano nel 1924, così è stato ripreso in tutte queste fonti che vi ho detto, e ovviamente, come sempre, di fronte alle profezie, ognuno fa le considerazioni che crede. Io non vi do ovviamente indicazioni, vi posso dire come mi comporto io nei confronti delle profezie, soprattutto quando le profezie sono, come dire, hanno questo carattere un po' apocalittico, catastrofico. Io vivo tranquillo giorno per giorno, perché chi ci crede da subito vive male nel momento in cui ci crede, vive male nel momento in cui ne parla e vive male nel momento in cui queste cose così drammatiche dovessero effettivamente verificarsi. Ecco, io vivo tranquillo, sto ad osservare i fatti
E se poi queste catastrofi dovranno verificarsi, beh, vuol dire che vivrò male, ma soltanto nel momento in cui si verificheranno e le dovrò subire. Fino a quel momento andiamo avanti tranquilli, con serenità, sempre con l'occhio aperto e curioso di fronte a tutto ciò che ci succede attorno. Ciao, grazie e alla prossima.